Vi è mai capitato al bar fra amici o con qualcuno poco esperto di parlare di gare e di non capire assolutamente nulla sulle categorie del motociclismo velocità? Ma Max Biaggi è quello che corre con Valentino? Ma Johnny Ria è quello che fa la MotoGP? In che categoria corri tu? La 600 Super Sport? Ma è tipo la Moto 3? Cose di questo tipo. Siccome non ho mai visto un video del genere e siccome ho ben chiara nella testa la suddivisione delle macro categorie e poi delle categorie del nostro sport, ho deciso di farci un video perché sono cose per me abbastanza banali, ma possono non esserlo per tutti. Bene, iniziamo perché durante questo video disegneremo insieme la mappa che compone o lo schema che rappresenta tutte le categorie del nostro sport. E la prima cosa che faremo è partire con la prima divisione e già questa vi svolterà la vita per capire come funziona il nostro sport o quantomeno la suddivisione delle categorie nel mondo delle corse. Parlo di schema perché la memoria fotografica aiuta un sacco, ad esempio vedere uno schema ti aiuta molto di più a ricordare le cose piuttosto che solo magari dette a parole. Se lo vedi ti rimane impresso. Quindi partiamo e tiriamo una riga nel mezzo. Le macro categorie del nostro sport alle gare sono due: i prototipi e le derivate di serie. E prima di andare ad affrontare tutte e due queste macro categorie sfatiamo un mito sulle parole che vengono utilizzate per chiamare questi due tipi di campionati, ovvero mondiale e motomondiale. Motomondiale è la parola che indica il circus della MotoGP, ovvero dei prototipi, mentre il mondiale, o detto anche mondiale Superbike, è quello che riguarda appunto le corse delle moto derivate di serie. I prototipi, lo dice la parola, esemplare unico, artigianale, soggetto a collaudi e perfezionamento. Queste sono le moto prototipo, moto studiate solo per le corse e costruite con un unico scopo, quello di andare più forte. Leggerissime, costruite con materiali pregiati, potentissime in relazione alla loro categoria e soprattutto costosissime. Già perché fare un prototipo richiede sviluppo, quindi tempo, competenza, materiali, errori, personale, tutte cose che costano un sacco di soldi. Quindi abbiamo identificato in prototipo moto costruita in esemplare unico o pochissimi pezzi, super performance e un sacco di costi. Le derivate di serie invece, lo dice la parola, sono le moto appunto derivanti dalla produzione di serie e quindi banalmente sono le moto che tutti possiamo andare a comprare al concessionario che successivamente vengono allestite per fare le corse. Partiamo prima con i prototipi e facciamo un po' di storia. Partiremo dalle classi più piccole fino ad arrivare alla classe regina. La prima edizione del campionato del mondo di motociclismo si è svolta nel 1949, proprio poco dopo la seconda guerra mondiale, e le classi erano la 125, la 250, la 350 e la 500, ovviamente tutte a due tempi. Dal 1962 al 1983 venne aggiunta la classe 50 cc, sì ragazzi, 50 centimetri cubici, facevano una follia di giri, un baccano assurdo, erano delle moto incredibili. Successivamente dall'84 all'89 per soli 5 anni venne aggiunta anche la classe 80, quindi le classi diventano 6: 50, 80, 125, 2,5, 3,5, 500. Con l'andare degli anni le categorie si dimezzano, infatti spariscono la 50, la 80 e la 3,5, rimanendo così solo le canoniche 125, 250 e 500 GP. Con l'avvento degli anni 2000 arriva l'era del quattro tempi sulla falsariga di quello che succede nel mondo e sul mercato, ovvero la lotta all'inquinamento. Il due tempi inquina, anche se qui poi bisognerebbe aprire un argomento molto complesso, comunque viene definito inquinante, e piano piano dall'avere un mondiale di prototipi completamente a due tempi passiamo ad avere un mondiale di prototipi completamente a quattro tempi. Il 2002 è l'anno di ingresso del quattro tempi, infatti la prima ad accoglierlo è la classe regina, ovvero quella che era la 500
500, permettendo l'introduzione di motori a 4 tempi. La classe cambia nome e diventa da 500 GP a MotoGP. 4 tempi e 2 tempi convivono per un po' di tempo, per precisione 5 anni, e dal 2007, l'anno che ha vinto Stoner, solo 4 tempi. La 250 GP resiste fino al 2010, quando viene sostituita dalla 600 4 tempi. Cambia ovviamente anche il nome e diventa Moto2. Il motore è un motore derivato di serie, che è quello della Honda CBR 600, quindi abbiamo una categoria sì che è nei prototipi, però è diciamo un mix, perché ha il motore derivato di serie, mentre telai e ciclisti che sono GP. 2011 arriva il 4 tempi anche per la Entry Class. 125 GP diventa Moto3 e passa da appunto 125 a 2 tempi a 250 4 tempi. Anche qui mix di motore derivato di serie e prototipo. Ed ecco qui quella che è la composizione attuale del motomondiale, ovvero delle gare motociclistiche di prototipi. Il circus, il paddock della MotoGP, composto da 3 categorie: Moto3 Entry Class, Moto2 Middle Class, MotoGP classe regina. Dal 2019 si è aggiunta anche la Moto E, ovvero il campionato di moto elettriche. Passiamo ora al mondo delle derivate di serie. Il primo campionato del mondo si disputa nel 1988 e la particolarità rispetto appunto ai prototipi era, ed è anche oggi, che le moto devono essere prodotte in serie e vendute nei concessionari. Quindi le case motociclistiche, per partecipare con una determinata moto, avevano ed hanno tutt'oggi l'obbligo di produrre un numero minimo di pezzi da immettere sul mercato, che è passato da 125 a 2000 negli anni d'oro, adesso dovrebbe essere intorno ai 1000 esemplari per anno. Questa cosa serve appunto per omologare la moto per il campionato, quindi se tu produci una moto e fai meno del numero di moto che è richiesto per correre, non puoi partecipare al campionato Superbike, perché appunto ti viene detto: se hai prodotto meno di questo numero di moto sei un prototipo e quindi devi andare di là. Altra grande particolarità da non sottovalutare del campionato delle derivate di serie, ovvero il campionato Superbike, è che a differenza dei prototipi, in questo campionato possono convivere cilindrate diverse. Nei prototipi avevamo 125 di diverse marche ma tutte 125, 2,5 di diverse marche ma tutte 2,5, 3,5 di diverse marche ma tutte 3,5. Nel campionato del mondo delle derivate di serie infatti potevano correre inizialmente le 4 cilindri fino a 750 cm3, le 3 cilindri fino a 900 cm3 e le bicilindriche fino a 1000 cm3. Per 4 cilindri 7,5 basti pensare alla gloriosa Yamaha R7, mentre per le 1000 bicilindriche Aprilia, Ducati e poi successivamente anche Honda. Dopo 10 anni dal primo campionato del mondo Superbike, nel 1997 viene introdotta la classe 600 Supersport, che appunto accoglie le moto di cilindrata 600 e quindi va a formare quella che è la classe di mezzo. Quindi ricapitolando, derivate di serie abbiamo la classe regina, che è la Superbike, che accoglie cilindrate diverse. Subito sotto abbiamo la Supersport 600, che accoglie le moto di media cilindrata, e dopo altri 10 anni nel 2017 viene introdotta la famosa Supersport 300, del quale con Team BR Corse siamo protagonisti. Anche nella Supersport 300 appunto convivono moto di cilindrata e cubatura diversa: Yamaha R3 bicilindrica 300, KTM 390 monocilindrica, Kawasaki 400 bicilindrica. Con l'arrivo della Supersport 300 completiamo un campionato che ha una classe regina, una classe di mezzo e una classe entry level, così proprio come il motomondiale, ovvero la MotoGP, Moto3, Moto2, MotoGP. Piccolo spoiler e anticipazione di quello che succederà nei prossimi anni: purtroppo con le stringenti norme anti-inquinamento abbiamo detto che appunto il campionato del mondo Superbike è un campionato dove la casa motociclistica deve omologare un tot numero di moto. Per omologare questa moto con le stringenti normative anti-inquinamento, le case motociclistiche hanno adottato il trucco più semplice, ovvero quello di innalzare la cubatura della moto, ovvero la cilindrata. Questa cosa poi si è riflettuta sulle gare, perché c'erano delle 600 che non erano più 600 e quindi la Dorna, che è organizzatore sia di MotoGP che di Superbike, ha deciso dal 2022 di introdurre quella che è la 600 Next Generation, ovvero una 600 che ammette anche moto
più grandi. Infatti abbiamo la Triumph che è 700, la MV che è 800, la Ducati che è 900. L'aumento della cubatura e delle prestazioni della classe 600 Next Generation ha aumentato purtroppo il gap che c'è con quella che è la entry class del campionato delle derivate di serie. Quindi fra 300 Super Sport e 600 Next Generation il divario aumenta sempre di più e quindi è difficile far passare quelli che sono i ragazzi e i talenti che crescono nella 300 al livello successivo, appunto perché il gap è veramente grande, sia per i team, sia delle moto, sia per i piloti. Quindi quello spazio che si è creato, diciamo, fra la 600 e la 300 verrà probabilmente colmato da quella che è una classe che va molto in voga nell'ultimo periodo e del quale io sono abbastanza esperto, ovvero la classe Twins, ovvero la classe delle bicilindriche di mezza cilindrata, per gli RS660, la Yamaha R7. In America appunto ne hanno fatto un culto e sulla falsariga del modello americano probabilmente la Dorna nel 2024 inserirà questa categoria all'interno del mondiale Superbike, formando probabilmente un paddock con 4 griglie, quindi 300, Twins, 600 Next Generation e Superbike. Bene, quindi questo è quello che dovete sapere quando parlate di gare di moto. Due principali divisioni e macrocategorie, quindi MotoGP, Superbike, ovvero prototipi e derivate di serie con le rispettive sottocategorie. Ovviamente poi nei campionati nazionali le cose cambiano perché a livello nazionale è impossibile gestire una MotoGP e investire tutto il capitale che serve a far funzionare una moto del genere per fare 5 gare in Italia o in Francia. Non sarebbe economicamente sostenibile a livello di visibilità e a livello di sponsor. Alcune nazioni non hanno nemmeno la Moto 2. Al CIV, ad esempio, in Italia di prototipale è rimasto solo la Moto 3 e la Pre-Moto 3, mentre ad esempio in Spagna fanno correre 600 Next Generation e Moto 2 insieme, ovviamente con classifica separata. Bene, io spero che questo schema vi abbia illuminato e schiarito un po' le idee su quelle che sono le categorie delle gare di motociclismo. Se vi è piaciuto questo video vi prego di iscrivervi al canale, di mettere un like, condividere e fatemi sapere se sapevate tutto nei commenti. Ciao!